Ciao a tutti, io sono Don Marcello e sono l'ultimo sacerdote ordinato di Sorso. Ci troviamo nella chiesa di Sant'Anna, una chiesa che per noi sorsesi ha un fascino e una storia particolare. Anzitutto, chi era Sant'Anna? Di Sant'Anna nei Vangeli canonici, quello scritto da San Marco, Matteo, Luca e Giovanni, non abbiamo notizie, ma le andiamo a estrapolare, un po' a rubare, da quelli che sono detti Vangeli apocrifi, esattamente quello scritto da San Giacomo, dove, senza entrare nel dettaglio, ci dicono che Maria Santissima aveva una mamma e un papà, Anna e Gioachino. Quindi chi era Sant'Anna? Sant'Anna era la mamma di Maria. Per noi di Sorso ha un fascino particolare perché ci dà la possibilità di pregare Sant'Anna e rivolgere la nostra preghiera a Dio perché attraverso l'intercessione di Sant'Anna tocchi il cuore delle mamme, di tutte le mamme, delle nostre mamme in particolare, perché siano delle buone mamme secondo l'esempio di Sant'Anna, una donna che ha insegnato a vivere a Maria, sua figlia. Sempre all'interno dei Vangeli apocrifi, come dicevo, troviamo anche la figura di Gioachino, che era il papà di Maria, che assieme a Sant'Anna erano i nonni di Gesù. Questo è il secondo motivo per cui la devozione popolare è tanto affezionata a questi due santi, perché il 26 luglio, che è la data in cui celebriamo questa festa, preghiamo Dio perché attraverso l'intercessione di Maria, di Sant'Anna e di San Gioachino interceda per tutti i nonni di Sorso, perché sappiamo bene l'importanza che hanno i nonni nella nostra vita, nella vita soprattutto dei nipoti. Sono quelli che tramandano la storia, ci danno gli insegnamenti forse più importanti per la nostra vita, gli stessi insegnamenti che sicuramente ha ricevuto anche Gesù. Sant'Anna oltremodo è importante per la nostra comunità perché è centro di alcune attività, alcune processioni meglio, della Settimana Santa. Una in particolare, quella del Venerdì Santo al mattino, quando si dà abbrevio alla processione in giro per le chiese del paese alla ricerca del sepolcro dove è sepolto Gesù. È una tradizione popolare che dice il desiderio di Maria di cercare suo figlio, un figlio che poi non troverà nel sepolcro perché è risorto. Ancora questa chiesa risulta particolare perché anzitutto si trova alle porte del centro storico del paese. Questo va a indicare il desiderio, ovviamente ormai antico, dei sorsesi di affidare tutto il paese alle mani di Sant'Anna, alle mani di una mamma e di una nonna, che è capace di amare e custodire i figli, per cui è capace di amare e custodire noi. Quindi ci sentiamo tutti amati e protetti da Sant'Anna. E non so se è voluta, ma è una bella coincidenza il fatto che Sant'Anna apra le feste patronali. Sant'Anna, abbiamo detto, si celebra il 26 luglio, la festa patronale di San Pantaleo si celebra il 27 luglio, il giorno dopo. È bello questo perché lega la figura di Sant'Anna con la festa patronale. Ci dice che tutti siamo un'unica famiglia, tutti camminiamo verso l'unico obiettivo che è quello di conoscere Gesù. Qua vicino sorge la sede scout del gruppo Scout Agesci Sorso 1. Un gruppo che è nato ormai da all'incirca 5 anni ed è una presenza significativa all'interno del nostro territorio, sia a livello comunale, quindi di tutto Sorso, sia della nostra comunità parrocchiale di San Pantaleo, ma allo stesso tempo abbraccia anche la comunità parrocchiale di Santa Monica. Questo è bello perché indica il desiderio e l'appartenenza a un territorio e a una grande e unica comunità che è quella cristiana. Io faccio parte degli scout, sono un capo scout e in quanto sacerdote sono anche assistente. Il nostro assistente è Don Luca Collu, che è il nostro parroco, il parroco di San Pantaleo, e il nostro gruppo conta all'incirca tra ragazzi capi 80 persone. Per chi non lo sapesse,
le attività dello scautismo sono divise per fasce di età. Quindi abbiamo i lupetti e le cucinelle, che sono i bambini più piccolini, abbiamo gli esploratori e le guide, che sono i ragazzi, quindi delle scuole medie, i primi anni delle scuole superiori, e poi abbiamo l'ultima branca, che è quella dei rover e delle scolte, che è il clan, e sono i ragazzi delle superiori sino ai 21 anni. Dai 21 anni in poi si entra a far parte della comunità capi. Ogni branca ha le sue attività, ovviamente, pensate per l'età che hanno i membri di quella branca. Un'attività, ad esempio, che si fa, la prendo dal clan, quindi la branca più grande, è quella di fare servizio, proprio per quel discorso di capire le trame della nostra società, è quella del fare servizio, cioè mettersi a disposizione fisicamente e realmente in quelle che sono le necessità che il paese propone. Ad esempio, pulire la spiaggia, ad esempio accudire un anziano, nei limiti del possibile ovviamente, si parla sempre di ragazzi di 17 anni. Un altro esempio per quanto riguarda il reparto, quindi i ragazzi delle scuole medie, i primi anni delle superiori, fanno attività che sono molto scout, come ad esempio attività all'aria aperta, attività di incontro, giochi con altri ragazzi, con altri gruppi scout. Questo per dare la possibilità a loro di imparare, crescere e conoscere non soltanto la realtà del nostro territorio, ma anche altre realtà. Questo serve per avere un confronto, un'apertura mentale più ampia, poter trovare nuove soluzioni per risolvere eventualmente problemi del nostro territorio, della nostra comunità, o avere idee da proporre per il nostro territorio, per la nostra comunità.